Appuntamento infrasettimanale con le news della settimana. Questo è un video a sorpresa che ho deciso di registrare per andare a dividere i due periodi pre e post San Diego Comic Con e altre fiere che si terranno in Cina alla fine di questo mese. Oggi dovrebbe essere il 22 di luglio del 2026, sperando di riuscire a far uscire il video in tempo, e quindi da domani 23 fino al 26 si terrà il San Diego Comic Con, a cui parteciperà tra tutte anche infinite statue. Adesso andremo a vedere un'anteprima più o meno di quello che ci sarà, e quindi poi a fine mese, ragazzi, ci saranno altre fiere con altri contenuti, altre news, quindi ci sarà tantissimo di cui parlare, perciò ho deciso di fare questo video un pochino per andare a spezzare i due periodi. Quindi andiamo a vedere intanto che cosa ha annunciato Hot Toys e Infinite Statue in questo periodo. Infinite Statue ci ha sorpreso con dei piccoli tease, proprio, guardate, appunto il post è di 3 minuti fa, praticamente, ci ha mostrato già le prime immagini di Regan dall'esorcista. E non solo, perché c'è anche il pretazzo, sempre dall'esorcista. Questi sono ovviamente dei prototipi, padre Merrin in tutto il suo splendore, la sua vecchiaia, con Regan con tanto di letto, diorama, ed è secondo me un lavoro per il momento molto molto valido. Caustic Plastic comunque non ha quasi mai deluso le aspettative con Infinite Statue, quindi questi sono soltanto due tease di doll che vedremo appunto in occasione del San Diego Comic Con. Hanno già annunciato che ci saranno tante altre belle cose come la mummia e altre doll di cui ovviamente già saprete, ma per il momento non voglio dirvi nulla per non rovinarvi la sorpresa. A me già non piace tantissimo che le cose vengano fatte vedere prima della fiera, cosa che vedremo anche in Hot Toys fra un istante, perché mi piace ancora sentire il senso della sorpresa durante la fiera, vedere i nuovi modelli, i nuovi prototipi e quello che ci aspetta poi l'immediato futuro. Quindi restiamo sintonizzati con Infinite Statue, che tra l'altro ha anche aggiornato, sono sulla loro pagina Facebook ovviamente, il buon Conan. Come vedete le migliorie ci sono state rispetto a quello che abbiamo visto l'anno scorso, se non sbaglio, e quindi Cosmic e Infinite sanno quello che fanno e ovviamente spero che non deludano, ma sono sicuro non sarà così. Passiamo ad Hot Toys, ovviamente sempre sulla loro pagina Facebook, perché il sito è non pervenuto, non funzionante. La settimana è stata ricchissima, anche loro hanno questo vizio che a me non piace, di annunciare prima delle fiere i vari pezzi che poi portano in esposizione in fiera, e quindi questa settimana, come di solito accade, ci hanno tempestato di annunci, rilasci e quant'altro. Abbiamo già parlato dello Spider-Man di Brand New Day, potete recuperare il video della settimana scorsa se volete. È stata creata una nuova Special Edition che adesso non vi sto a mostrare, con il guanto che si vede utilizzare nel trailer e che ovviamente ci sarà nel film. Quindi un'altra versione per Spider-Man, Special Edition, di cui vi faccio solo una menzione perché secondo me è davvero poco rilevante. Una menzione ve la faccio anche di questo Sam Fisher da Death Stranding 2 con questa nuova suit, la Junji Ito suit. Non ho giocato ancora il videogioco, quindi non so di che cosa stiamo parlando, ragazzi. Presente Sam Fisher sia in versione artisan che in versione scolpita, anche qui un riciclo con una nuova suit. Ben venga per magari gli appassionati del videogioco che vogliono anche questa versione. Poi è stato rilasciato Joel da The Last of Us. Joel, bel pezzo, carino, si poteva fare di meglio secondo me per lo sculpt, ma è stato rilasciato in questa settimana. Ecco qui la novità del guanto, il Shocker Gauntlet per lo Spider-Man. Ah, tra l'altro lo dà come una versione, un update Special Edition Deluxe. Ok, no, è una Special Edition soltanto per alcuni negozi, per alcuni mercati, insomma, e quindi niente, è sempre una versione aggiuntiva. Poi questo è il Baby di cui avevamo parlato anche un po' di tempo fa, anche qui
una nuova versione abbastanza trascurabile. E qui veniamo un pochino a quella che è la ciccia. In occasione di Brand New Day, dopo lo Spider-Man, adesso, come ci si aspettava, inizia la wave delle doll dedicate al nuovo film di Spider-Man. Primo fra tutti questo Punisher, che in realtà qui viene indicato come un generico The Punisher, ma ovviamente è la versione tratta da Brand New Day, probabilmente per una questione di diritti non è stato affibbiato, diciamo, la categoria di questo Punisher a quella del film. È successo già in passato, anche con i Spider-Man, se non mi ricordo male, di No Way Home, ma in questo caso è proprio il The Punisher tratto da Brand New Day. Che cosa c'è di differente rispetto alla versione che abbiamo visto forse meno di un mese fa? Ovviamente la barba, un hair sculpt abbastanza buono, secondo me. Io ancora non riesco a vederci pienamente il punitore, la forma della testa è un pochino troppo allungata secondo me, forse il setto nasale è stato troppo gonfiato, qualcosina sui capelli, insomma non è perfetto, ma comunque un buon prodotto. C'è anche chi mi ha detto di preferire questo rispetto a quello con la barba, ovviamente ognuno ha i propri gusti. Se c'è qualcosa di oggettivo che è sbagliato è la parte frontale della pettorina del jacket con il logo del punitore, che è decisamente diverso da quello che possiamo vedere nella realtà. Mi sembra che fosse leggermente più allungato questo rispetto al vero logo. Vediamo le armi e quant'altro. Comunque un prodotto, oggi non ce la faccio a parlare ragazzi, di tutto rispetto. Fatemi sapere che cosa ne pensate e se preferite questo rispetto a quello con la barba, perché appunto ho sentito opinioni contrastanti. La vera novità di questa settimana, quella più importante, quella che porta finalmente una ventata di aria fresca, e ce ne vuole da sto periodo, è Hulk. Hulk sempre ovviamente da Brand New Day, con un body totalmente rivisitato e finalmente ragazzi avranno ascoltato le nostre richieste, non lo so, ma comunque era anche il momento di innovare, di innovarsi, un Hulk con il body completamente seamless, finalmente, sia nella parte superiore, a parte ovviamente i polsi, come potete vedere comunque c'è l'articolazione in vista, ma qui mi sembra o nascosta bene o photoshoppata, qui si vede un pochino, qui invece sembra completamente seamless, ma vi assicuro che c'è. Un body completamente ridisegnato, non è stato riciclato assolutamente nulla, quindi buona novità per l'azienda. Un head sculpt anche qui di tutto rispetto. Quello che non mi convince, non so se qui su Facebook riesco a trovare l'altezza comparativa con i vecchi modelli, eccola qui, è una bestia di 51 cm. È tanto ragazzi, non so se nel film effettivamente l'altezza di Hulk 51 cm significa praticamente 3 metri di Hulk in forma eretta, è bello grosso. Hulk del fumetto è all'incirca un 2,40 m, 2,50 m, se non mi sbaglio, giù di lì, e qui siamo a un Hulk veramente tanto tanto grande. Di solito con l'altezza ci azzecca abbastanza, ok, Hot Toys, quindi credo che questo Hulk sia davvero grosso in Brand New Day, però mi sorprende appunto perché è veramente gigantesco e anche in collezione dovete fare molto spazio per una bestia del genere, però fa la sua porca figura, sembra un bimbo. La vecchia versione, quella che ho in collezione, veramente è tutta un'altra cosa. Anche il colore è leggermente più sbiadito, diciamo un verde più acido rispetto al verde più lucido, non sono un grande esperto di colori, mi sa che si è capito, della vecchia versione. Comunque un bel upgrade e vedremo poi come sarà nel film questo Hulk. Tutto in silicone quindi, ed è seamless anche la parte ovviamente delle ginocchia, delle gambe, come vi dicevo, una basetta abbastanza semplice con il logo di Spider-Man di Brand New Day e come vi dicevo 2 paia di mani intercambiabili. Bene,
Questo ci voleva, secondo me, un bel Hulk fatto bene, lo volevamo in tanti, aspettavamo questo Hulk quasi quanto lo Spider-Man, quindi era il momento di fare questo passo in avanti con il body. Passo in avanti è stato fatto anche per questo Joker. Ci spostiamo sulle 1-4, l'ennesimo Joker. Mi sono anche abbastanza rotto il cazzo, sinceramente, di questo Joker. Preferirei un Joker di Nicholson, che so che stanno aspettando anche in tantissimi, ma qui l'ennesimo Joker dalla trilogia The Dark Knight. Artisan Edition 1-4 con questa basetta abbastanza particolare, con i resti di uno dei mezzi, Batpod credo, di Batman. Sembra che sia migliorato un pochino la qualità dei tessuti, materiali utilizzati per il vestiario, una nuova tecnologia, se non avevo letto male, anche per l'interno dei vestiti stessi. È stata sistemata rispetto all'1-6 la stempiatura, a cui tengo tantissimo per questioni abbastanza ovvie, e anche il viso non mi sembra male. Secondo me non siamo comunque ancora ai livelli di JND, sebbene la scala più grande, ma comunque un ottimo lavoro. Questo è sicuramente un Joker migliore, ripeto, in 1-4 rispetto alla versione precedente di Hot Toys. Che dire, anche qui vorrei capire quali sono i vostri interessi in questo senso. Questo Joker è un 46 cm di doll, quindi abbastanza importante, e ecco qui uno screen accurate costume, va bene, ok, e ci sono anche le varie braccia seamless. Insomma, interessante, un 1-4, io non colleziono 1-4, ma magari qualcuno di voi sarà interessato. Altro segnale che Hot Toys finalmente forse sta cominciando ad ascoltare un pochino i collezionisti, ma io non ci credo molto, è la Alien Queen, tratta sempre dalla saga di Alien. Una bestia, è bellissima, è gigantesca anche, tanto bella quanto grande. Sarà una sfida per i più che dovranno collezionare e fare spazio sia per Hulk magari che per questa Alien Queen. Bocca al lupo, ma è davvero tanto tanto bella e tanto tanto di impatto. Bella anche la base diorama con l'uovo, e qui come vedete c'è un supporto che ahimè è in questa plastica nera. Avrei gradito fosse quantomeno trasparente, soliti discorsi, però serve il supporto assolutamente per tenere una bestia del genere, che sarà anche molto pesante. Ci saranno forse dei piccoli problemi a livello di costo, che sarà forse maggiore viste le dimensioni della scatola con cui verrà spedita questa roba, quindi ancora non ci sono i prezzi ufficiali, almeno io non ne ho visti, però aspettatevi comunque che il prezzo sia abbastanza alto. Io stimo credo un 700-800 euro, spero di sbagliarmi, che sia inferiore, ma credo che poco ci manca per arrivare a quella cifra. Qui abbiamo un confronto con la Ellen Ripley e lo xenomorfo, diciamo, regolare, e qui una piccola chicca con l'esoscheletro, non mi veniva la parola, scusate, probabilmente una versione 2.0, non so, io non mi ricordo la versione precedente, se qualcuno di voi ce l'ha magari mi faccia sapere se è una versione, questa della foto, vi sembra aggiornata o meno, e quindi possiamo aspettarci sempre per la saga di Alien un aggiornamento anche dell'esoscheletro da dare alla nostra Ellen Ripley. Per il resto, ragazzi, c'è poco da dire, non sto qui a guardare la somiglianza, il dettaglio, eccetera, anche perché, sono sincero, non mi ricordo così dettagliatamente la regina da poter fare un confronto, ma è comunque un gran bel pezzo che sicuramente sfigurerebbe nella vostra collezione, ma sappiate che non sarà affatto economico come pezzo. Poi ragazzi, in realtà c'è poco altro da dire, siamo sempre sulla pagina Facebook, così vi scorro un pochino. È uscito il trailer di Doomsday della Marvel, tutti ormai l'avete visto, rivisto e quant'altro, sapete benissimo quanto sarà una fonte inesauribile di doll questo film, un lavoro fatto apposta per i fan della Marvel, quindi ci sarà di tutto e di più, non solo nella scala 1-6, ma anche in altri brand, SH Figures e quant'altro. Ci sarà veramente tanta roba a cui poter attingere da questo film. È stato intanto rilasciato sempre da Hot Toys anche il John Wick,
bello, molto carino. E poi ci ha illusi tutti Hot Toys con la licenza, un tease della licenza di Solo Leveling. Speravo per una volta che si sarebbero dedicati a qualche dollar in scala 1 a 6 per gli anime, cosa che invece non hanno fatto perché hanno tirato fuori quei cazzo di Cosby, come cavolo si chiamano loro, che tra l'altro sono anche quasi impossibili da trovare per noi qui in Europa, e quindi i nostri sogni, i miei almeno, sono andati infranti con questa robaccia per me ovviamente. Più o meno, ragazzi, credo di avervi detto tutto. Sono stati poi annunciati una serie di Kamen Rider per il nome ufficiale, fighi, carini, la versione quella più recente che almeno io ricordo di aver visto in televisione quando facevo addirittura le elementari, quindi è passato giusto qualche anno, ma quelli non ve li mostro. Se volete andate direttamente sul sito di Hot Toys se avete la fortuna di farlo funzionare, oppure sul loro Facebook per andare a vedere i dettagli se vi interessano, ma è roba che di solito mi pisciate allegramente. Una piccola parentesi per Jazzink Dioramas, che ha annunciato che finalmente a settembre farà partire i preordini per la Batmobile tratta da Batman 89, ma stavolta in scala 1 a 12. So che spesso non trattiamo 1 a 12, peccato, su questo canale, perché mi piacerebbe farlo in modo più approfondito, ma eccola qui con giusto 3 o 4 immagini, bellissima, scala 1 a 12, preoccupa il prezzo, perché comunque secondo me saremo intorno ai 500-600 euro, e quindi è da vedere. Speriamo facciano anche una figure del Batman 89, ma me l'aspetto a breve, perché se hanno fatto la Batmobile sicuro. Andiamo sul colossolinerd.com, il mio sito di fiducia che continuo sempre e costantemente a consigliarvi per vedere le ultime novità del sito, che in questo periodo sono state poche ma abbondanti, perché abbiamo l'artisan di Ellen Ripley, mi confondo sempre con Rhea del wrestling, e è spuntato anche un Qui-Gon in scala 1 a 6, ovviamente di Hot Toys, Artisan Edition. Io, a proposito, se vi interessa, sto cercando di vendere il mio ad un prezzo straconveniente, la mia vecchia versione di Qui-Gon, quindi fatemi sapere se vi interessa, ragazzi. Piccola parentesi: Factored Jean a 329 euro, la Storm di Zangief meraviglioso, e poi Nendoroid tratti da Trigun. Bon, ragazzi, io non so quanto sarà durato questo video, spero poco. Ho cercato di correre un pochino facendovi vedere il più velocemente possibile tutto quanto. È stata una settimana molto intensa sul fronte Hot Toys, è successo tutto lunedì. A me queste cose non fanno impazzire perché mi tolgono un pochino il gusto della scoperta, ma vomitare tutti questi annunci tutti insieme, i rilasci ok, possono rilasciare quello che vogliono, per gli annunci preferisco mangiare un pezzettino alla volta della torta e gustarmela. In questo modo mi sembra di avere troppa roba, troppa carne al fuoco, che invece mi sarebbe piaciuto scoprire nel corso del Comic Con di San Diego e magari in altre occasioni con le altre fiere. E a proposito di occasioni, quindi cercheremo di seguire il San Diego Comic Con insieme e anche le altre fiere. Non so se farò una live, vediamo in base ai vari impegni. Dovrei fare anche la solita annuale sfida personale dei 100.000 passi. Non farò un video, ma probabilmente mi collegherò in live come ho fatto negli anni scorsi, se non piove, perché ieri qui è venuta giù la Madonna. E vediamo. Quindi ci sentiamo nei prossimi giorni, ci aggiorniamo poi con tutti i vari annunci che ci saranno al San Diego, e ci saranno le news della settimana regolarmente domenica, sempre che tirino fuori veramente qualcosa di importante, sia in 1 a 12 che in 1 a 6. Magari facciamo anche una parentesi 1 a 12 così, perché mi va. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Fatemi sempre sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate. Se vi va, iscrivetevi e mettete mi piace al video. Alla prossima, ciao ragazzi.